Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, Obbligo di riscatto, con il ritorno del nuovo anno, il 2025, e ritorna anche Obbligo di riscatto che ci accompagnerà per questo mese fino alla fine del mercato. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e buon anno a tutti quanti, a chi ha festeggiato, a chi non ha festeggiato, a chi insomma è qui con noi, è stato qui con noi per tutto il 2024 e speriamo che lo possa essere anche per tutto il 2025 attraverso i like, quindi cliccate il tasto mi piace, attraverso i commenti, le iscrizioni, le donazioni, gli abbonamenti, insomma ragazzi, buon anno a tutti, che sia un anno sereno per voi e soprattutto che mettiate like a ogni video per tutto il 2025. Speriamo sia un anno sereno anche per il Milan, migliore del 2024 che è stato veramente pessimo. Il 2024 solare è stato veramente un anno pessimo e speriamo di ritrovare un anno migliore con appunto il mercato che arriva, ma soprattutto anche domani una semifinale di Supercoppa italiana da giocarsi, quindi tra poco ci dividiamo in due, campo e mercato, con una questione legata soprattutto a il Portogallo, anzi la penisola iberica, diciamo così, la penisola iberica. Partiamo un secondo dal campo prima, perché tanto è abbastanza rapida la cosa. Oggi, giovedì 2 gennaio, il Milan fa doppio. Cosa vuol dire? Fa allenamento al mattino, cosa che sta già facendo, magari è già finito mentre state guardando il video, e poi farà un richiamo anche d'allenamento nel pomeriggio. Questo perché bella domanda, tra l'altro, questo perché? Cioè, abbiamo addirittura bisogno di fare 2 allenamenti. Evidentemente c'era bisogno di lavorare con ogni probabilità, ce l'ha raccontato anche in conferenza stampa con Seisao, il calcio proposto prima non è il suo calcio e quindi va un po' resettata la squadra nel minor tempo possibile. Lui stesso ha detto: non andrò in continuità, non andrò a cambiare piano piano, io ho le mie idee e cambio. Sì, infatti, cioè magari doppio allenamento non significa che stan lì 6 ore ad allenarsi, a correre, a sgambare, cioè Anche perché magari sennò domani appunto, magari banalmente si parla anche di tante sessioni magari più tattiche, più video, cose di questo tipo, cioè io mi immagino che sarà tanto anche modo di conoscersi, ecco, perché l'ha detto con Seisao: a me piace conoscere i miei giocatori, piace conoscere la mia squadra e ho poco tempo per farlo, quindi magari è anche un modo appunto per, no, creare un pochino più il gruppo, Simo, perché effettivamente è un esonero le cui tempistiche sono molto, molto rivedibili, possiamo dire rivedibili? Possiamo dire opinabili? Sì, ecco, perché al 29 di dicembre, a 2 giorni dalla partenza, insomma, si poteva fare diversamente, ecco, si poteva fare decisamente diversamente, ma il Milan domani torna in campo e vedremo il primo Milan di Conceição. Non so se già ci possiamo aspettare qualcosa, non so se già è valutabile, perché ripeto, son passati 3-4 giorni e ha fatto 3-4 allenamenti, cioè difficile, veramente è comunque difficile. una squadra che ha giocato 6 mesi, cioè, non è che siam stati fermi e adesso No, ci sì, no, dico dal punto di vista delle idee, se vedremo qualcosa di diverso, insomma, se vedremo invece il Milan di Fonseca, ma con un altro allenatore in panchina, non lo so. Fatto sta che è già un test, cioè c'è già un trofeo in ballo, volendo, è già una semifinale e quindi sì. bisognerebbe già mettere la testa lì e sperare che le cose vadano bene. Guarda, la mia speranza è che quantomeno la testa abbia fatto click e si sia già settata su quello che magari vuole l'allenatore nuovo. E tanto vedere stravolgimenti mostruosi in meno di una settimana, nemmeno, è veramente complicato. Capisco che si voglia cambiare e ci sta, e siccome c'è poco tempo bisogna farlo subito, anche magari a scapito di partite, allenamenti, eccetera, bisogna farlo immediatamente. Però, insomma,
come detto, c'è una Supercoppa in ballo, sono 2 partite, quindi non nemmeno così tanto lungo questo torneo, anzi, bisogna quantomeno mettere a posto la testa. Io penso che con la testa a posto il Milan possa giocarsela a prescindere da quelle che sono le novità tattiche. Cioè, se il Milan si mette lì con la testa, ha dimostrato di vincere nel derby, vincere con Real Madrid, fare anche altre buone prestazioni, può anche bastare, ecco, per la Juve. Con la Juve, a proposito, Gazzetta ci mette così, con Maignan in porta, Emerson Royal, Gabbia, Ciao e Teo, Bennacer, Fofana e Reinders, Pulisic, Morata e Jimenez, che è più o meno l'ultimo Milan di Fonseca, con Reinders. Gazzetta ci mette puramente a 3 in mezzo, che però ha fatto quello che ha fatto anche nelle ultime partite, cioè quello che dei 3 magari si inserisce un po' di più. Davanti torna Pulisic, non c'è Leao, perché non ce lo dovrebbe fare, scrive Gazzetta, quantomeno per la semifinale. Si prova a fare di tutto per la finale invece del Sì, ci 6, va. Sì. se ci vai ovviamente, ci mancherebbe. Se no, altrimenti è pronto per tornare in campionato nelle prossime partite. Come detto, non è che domani ci mettiamo 3-5-2, cioè non è che cambiamo completamente tutto. Si va un po' in continuità. Io, come detto, la speranza è che il cambio di allenatore porti un po' di Freschezza scintille. mentale, freschezza mentale. Sì, torna Pulisic ed è molto importante, è stato il migliore comunque, tra i migliori insieme a Reinders, Leao nella seconda parte, insomma in questa prima parte di stagione. Bennacer è un vero punto di domanda, perché pronti via, è vero che è entrato nell'ultima, è vero che dopo il primo paio di minuti un po' così cosà sembrava essersi rimesso un pochino in moto anche nel corso della partita con la Roma, però cioè, ha fatto praticamente un tempo dopo il lungo infortunio al polpaccio e è subito titolare. Evidentemente serve un centrocampista in più, evidentemente serve un giocatore in quella zona di campo lì, anche perché Loftus-Cheek è ancora fuori, forse Musa viene recuperato, però comunque è un rientrante. Insomma, a centrocampo i giocatori servono, lo sappiamo, lo sapevamo prima, lo sappiamo anche adesso. Apriamo la parentesi di mercato con piatto forte subito, ma sì, dai, tanto. Ma sì, dai. Allora, a volte ritornano, a volte ritornano. Eravamo qui esattamente nel mercato di gennaio del 2017. No, più avanti, o 19 o 20. 19 forse, sì. 19. Quando poi Dani Olmo andò al Lipsia. Quando arrivarono Piontek e Paquetá, per ricordarci. Ve l'avevamo raccontata per filo e per segno, anche perché insomma la fonte era iperdiretta, insomma, era un familiare, quindi non è che ci sbagliava troppo. Eravamo andati veramente a un passo, anche perché giocatore molto apprezzato dall'allora dirigente Zvonimir Boban, e quindi eravamo andati veramente molto, molto vicini. Poi, insomma, lui scelse il Lipsia, il Milan non ce la fece e finì lì la questione. Ma si riaprono le parentesi di mercato, Henry. Poi vedremo quanta parentesi, perché comunque non penso che possa piacere solo e soltanto al Milan nel caso, con la questione Barça che è entrata di prepotenza nella vicenda. Sappiamo insomma che il Barça ha dei problemi economici ormai da parecchie stagioni, riesce sempre a iscrivere giocatori e iscrivere se stesso alle competizioni all'ultimo, vendendo pacchetti del proprio asset di volta in volta, cercando di poi riuscire ad arrivare al pareggio, insomma, riuscire a iscriversi, quantomeno alle competizioni. Ce l'aveva fatta anche quest'anno, e quindi prendendo Dani Olmo e Pau Victor per questa sessione di mercato, vende un pezzettino di se stesso, riesce a recuperare soldi
un contratto con la Nike, riesce comunque a sistemare la questione anche grazie all'infortunio di Christensen che gli abbassa il monte ingaggi, eccetera, 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 eccetera. Insomma, ve la faccio corta, adesso non ce la fa più. Perché la Liga prevede 2 controlli l'anno, all'inizio e a metà, e quello di metà non riuscirebbe a passarlo. E se non lo passa, come non è riuscito a passarlo negli ultimi giorni e l'ultima chance ce l'ha domani, anche se sembra un po' molto complicato che riesca a passarla, perché la Liga è abbastanza inflessibile e non ci sono novità all'orizzonte, se non la vendita di alcuni palchi con sponsor arabi. Sì. Altrimenti Dani Olmo è free agent, cioè è gratis. E fa gola. È un giocatore che indubbiamente fa gola, perché è un giocatore di una qualità incredibile, è un giocatore che è stato protagonista quest'estate anche con la Spagna, è stato protagonista nella primissima parte, in realtà neanche troppo, perché il Barcellona aveva dei suoi equilibri per cui non partiva sempre titolare, era più un subentrante anche col Barcellona, però un giocatore che fa gola, che con l'Ipsia ha fatto cose straordinarie, che con la Spagna ha fatto cose importantissime. E io dico solo una cosa, cioè il problema è che eventualmente non ci rendiamo conto solo noi che c'è Dani Olmo a 0. Cioè, Credo di sì. anche perché non è un giocatore che ne so, della Dinamo Zagabria che va a 0, per cui puoi andare a pescarlo, cioè è un giocatore che va via dal Barcellona eventualmente, che è stato protagonista appunto con la Spagna, quindi io immagino che le squadre di Premier, soprattutto quelle un po' più in difficoltà in questo momento, come per esempio il City, lo United, l'Arsenal stesso se vuol provare a prendere il Liverpool piuttosto che il Tottenham, ne ho dette 4 che sono quelle più in crisi, l'Arsenal un po' meno, però comunque le squadre che potrebbero pensare a rinforzarsi con Dani Olmo sono tante. Di ingaggio potrebbero sicuramente dare più rispetto a quello che potrebbe dare il Milan, e quindi diventa difficile secondo me andare ad attaccare questo, diciamo, queste sfidanti, ecco. No, scusate. No, non era quello. Ho già spoilerato il Però prossimo. comunque, No. insomma, è un giocatore che da mettere in tre quarti con Leao e Pulisic schifo non fa, cioè detto proprio sinceramente. Poi per me è molto complicato, se non impossibile. Allora, è complicato ovviamente anche per me, non è che vi voglio spegnere i sogni, però insomma è un Sarebbe giocatore... bellissimo, sarebbe un colpo che a me, cioè, piacerebbe molto, perché è un giocatore che a me piace tanto lui. Ma da vedere nella nostra tre quarti, sempre se resta al tre quarti, perché Sì, sì, sennò sì. mezzala, perché No, non... se lo prendi lo metti in tre quarti, metti Pulisic, lui e Leao e davanti l'attaccante, con magari un centrocampista in più dietro per creare una batteria con Benasser, Reinders, Fofana e appunto un centrocampista in più. Diventa un bell'andare, secondo me, dal punto di vista dell'organico. Per me è utopia, cioè, parlo proprio onestamente, cioè un giocatore che se entri nell'orbita del Barcellona, entri nell'orbita di squadre del livello del Barcellona, anche economico, poi hanno questi problemi, lo sappiamo, però anche economico. E per me il Milan attualmente purtroppo, lo dico con grande rammarico, è un gradino sotto, cioè non so se Dani Olmo dice vabbè vado al Milan, magari vuole venire lui per cavoli suoi, perché c'è Morata, non lo so, però comunque sarebbe bello. sarebbe sicuramente bello. Per questione economica, come detto, va via zero nel caso. Se il Barça perde anche l'ultima battaglia, perde i 2 giocatori a zero, quindi compreso Dani Olmo, che riceverebbe anche tutto il salario che gli spetta, a sproposito tra l'altro, perché aveva fatto 6 anni di contratto, a 4,5 più 1 di bonus, quindi insomma potrebbe anche venire qua a meno se vuole. A quel punto, Lui non ci ci li ha sarà già presi da di là. E tra l'altro il Barça dovrebbe dare anche tutti i soldi subito all'Ipsia, i 60 che spettavano all'Ipsia per il cartellino. Vabbè, questa è un'altra questione che ci frega poco, anche perché, caro Henry, apriamo la parentesi Portogallo. Eccoci qua. Abbiamo
se abbiamo mezz'ora. A parentesi gesti foot e guesti foot, chiamiamolo un po' come ci pare. Mh. Che vengono Vabbè, partiamo accostati i dai. giocatori di quell'agenzia e di quella nazionalità al Milan, ma ci sta, perché la Dai. gente è lo stesso dell'allenatore, perché l'allenatore li conosce, per 1000 motivi. Poi che siano buoni, efficaci, utili alla causa e via dicendo, viene in secondo piano probabilmente. Dai, partiamo. Trincao 99, Allora, a ovviamente me questo ragazzo io non so se mi piace o non mi piace. Nel senso che è un esterno, è fin un po' lì. leggerino, molto tecnico, e io non so dirti se è un giocatore che mi piace o che non mi piace, perché aveva fatto cose molto interessanti, ma con una discontinuità a livelli altrettanto importanti, ecco, quindi non lo so. Io tenderei a skipparlo, ecco. Eh. Sì, non mi fa impazzire. Apriamo una parentesi. Ovviamente adesso faremo vedere anche un paio di esterni, ma in teoria il Milan sugli esterni è iper mega colmo. Qualcuno parte degli esterni se si prende un Oltretutto esterno s è perché se uno va via. Oltretutto se per caso dovessimo continuare a giocare come ci mette in campo Gazzetta e come probabilmente giocheremo domani, quindi con 3 centrocampisti e gli esterni rimangono 2, Pulisic scala a quel punto ancora una volta nella batteria esterni e ancor di più si intasa la questione, No, perché se dovessimo no, ma per me se si prende un esterno è perché uno tra Okafor e Chukwueze va. Spero, nel Chukwueze senso probabilmente l'iniziato maggiore per il peso che ha in rosa e a cartellino e a ingaggio. Il problema è che se fatto male ne avrà per 1 mese, mese e mezzo. però il punto è questo, cioè se tu prendi un altro esterno, è vero che Pulisic può farti il tre quarti e quindi se fatto male Chukwueze devi cercare un esterno, non lo so, magari viene anche pensata così, della serie: Pulisic mi fa il trequartista, quindi a destra, dato che si è rotto Chukwueze, devo comprare un esterno. Non so se vien ragionata così, dipende anche quello che vuol far con Seisao. Però, cioè, se si prende un esterno, io suppongo che o Pulisic è battezzato tre quarti o uno di quelli che ci sono va via. Cioè questo è il quadro, per forza. Anche perché Trincao non viene via gratis. Eh, Costa tra i 20 e i 25, strano. gioca, Sì. costa non così tanto perché, come avete visto magari poco fa nella grafica, non ha un contratto lunghissimo e quindi È uno degli amorimizzati, se vogliamo, cioè uno di quelli che con Amorim ha fatto un po' sì, il salto. esattamente. Comunque, visto che ci mancano gli esterni, andiamo a vedere il prossimo, ovvero Pepe, che non è ovviamente il difensore e non è nemmeno quello che Quello per mille dell'Arsenal, vicissitudini è andato all'Arsenal, eccetera, eccetera, ma invece gioca al Porto. Lo vedete, è brasiliano, ma in realtà ha doppio passaporto, sì. perché è italiano anche. Sì, era Quindi, uno di quelli a cui Mancini pensava quando ha fatto la pescata un po' in giro per il mondo. sì. Ehm, Quindi può arrivare perché noi sapete che abbiamo il problema che siamo pieni da quel punto di vista. sì, no, esatto. Anche qui non so cosa dirti. Già forse un pochino più interessante di Trincao, ma siamo lì, a livello, cioè il livello è quello, più o meno. È il livello dei Chukwueze quando sono arrivati, anzi forse Chukwueze aveva qualche aspettativa un pochino in più, però sono esterni, non incredibilmente continui. Trincao un pochino di più quest'anno, dicevo, con Amorim aveva trovato un pochino più la sua dimensione. Anche questo ragazzo sì, del 97, che ha comunque esperienza perché gioca nel Porto, che ha un po' quella verve alla Conceição, cioè è stato un giocatore di Conceição, quindi ha quella roba lì, però non saprei dirti, cioè ci serve, non ci serve? Boh, non lo so. Sono giocatori che potenzialmente hanno delle qualità, questo sì,
però è sempre tanti punti di domanda rispetto al peso della maglia del Milan, rispetto a giocare a San Siro, rispetto a giocano comunque in Portogallo, devono andare in un campionato diverso e siamo sempre lì, cioè siamo lì con Ma le poi, solite scusami, ma noi non ci eravamo lasciati a dicembre dicendo ci manca un centrocampista o al massimo ci manca un difensore barra terzino, eccetera. Comunque ci manca altro. sì. Non è un pochino la stessa. E non sto dicendo di non volerli, capitemi bene, però non è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto 2 stati fa quando prendendo Pulisic e invece di prendere la punta, invece di prendere un centrocampista in più, eccetera, abbiamo preso pure Chukwueze. Cioè, non è un po' Sì. andare over in un settore che comunque per me se la cava, cioè non è che serve essere iper mega Sì, ma poi efficaci. hai anche trovato Gimenez che ti può dare una mano, no, Eh. in questa zona di campo qui, cioè nasce terzino destro, sta facendo l'ala sinistra, alla Gareth Bale, questa trasformazione di Gimenez, cioè per dire. Quindi, cioè, in qualche modo te la cavi. Io infatti andrei più, cioè, poi un conto è se c'è l'occasione Dani Olmo, ti butti nella corsa, ci provi, ci speri, è un conto. C'è un giocatore di un livello diverso. Harry, hai chiesto un centrocampista? Io sì, a me piacerebbe un centrocampista. Perfetto. Beccati il centrocampista. Sempre della Gessifoot, ovviamente, del 2000, portoghese anche lui, ma non gioca in Portogallo, gioca nel A Mallorca. Maiorca. Onestamente questo io No, alzo le mani anch'io, non conosco. non conosco. Però, come detto, siccome oggi torniamo in studio, abbiamo sia lunch che talk per approfondire nelle prossime ore e poi raccontarvi meglio questi giocatori e nel caso dire se sì, se no, se boh, e soprattutto se davvero c'è qualcosa sotto oppure sono nomi di Mendes Punto. che Mendes ha piacere a far girare o poco più. Che può Questo essere. lo scopriamo nelle prossime ore. In tutto ciò, come detto, siamo a poco più di 24 ore da una partita. Henry, grazie. Ciao, se siete arrivati fino a questo punto commentate con scritto Gestifute e capiamo che avete visto il video fino ai nomi della Gestifute. Ciao. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.